Ben ritrovati, il processo di trasformazione verso un'idea di impresa più sostenibile riguarda anche le grandi aziende del settore manifatturiero, siti produttivi come questo che si trova in provincia di Verona a Valeggio. Perché grandi aziende dovrebbero trasformare il loro modo di produrre per andare incontro agli obiettivi dell'ONU dell'Agenda 2030 e come soprattutto intendono farlo? Andiamo a scoprirlo, venite. A Valeggio Everel opera soprattutto nel campo dei grandi e piccoli elettrodomestici per la produzione di interruttori e selettori. Negli ultimi anni si è allargata anche all'automotive. Ogni anno vengono prodotti 100 milioni di pezzi per un fatturato di 47 milioni di euro. Nelle case siamo presenti in maniera non evidente perché il nostro prodotto è nascosto, è dietro, però serve per far funzionare gli elettrodomestici. Cosa significa per una grande azienda oggi ragionare in termini di sostenibilità? L'obiettivo è quello di rendere le aziende effettivamente più sostenibili, non solo sotto un profilo ambientale ma anche economico. Le aziende devono creare cultura e contribuire a diffondere questa cultura nella società, quindi è un approccio sociale in primis, salvaguardando anche gli aspetti della profittabilità. Come state cercando di farlo all'interno proprio del sito produttivo? Questo è uno di 3. Noi abbiamo iniziato con un percorso di sostituzione di impianti di stampaggio, passando dalle classiche presse oleodinamiche a quelle elettriche e ibride, e quindi questo sembra un assurdo, consumiamo meno energia pur passando all'elettrica perché il processo tecnicamente richiede una spinta in un tempo molto più breve rispetto a quelle tradizionali. Si traduce in sensibili risparmi di energia e questo è un primo step. Sempre lì, modalità di riuso degli scarti rimessi in ciclo produttivo in modo compatibile col sistema di qualità e con la richiesta del cliente. I nostri pezzi di stampaggio o quelli difettosi o comunque lo scarto implicito nella stampa del prodotto vengono rimescolati internamente, ricreato un processo rispettando temperature e percentuali in modo da avere un prodotto equivalente a quello vergine. Resta per un'azienda come questa che produce interruttori, selettori, insomma piccoli pezzi che sono all'interno, come abbiamo detto, di tutti gli elettrodomestici, che sono prevalentemente in plastica. Si cambierà in questo senso? È una materia prima irrinunciabile per questo tipo di manifattura? Oggi sembra irrinunciabile, però stiamo cercando e spingendo in quella direzione, cercare alternative ai materiali esistenti. Quindi condividiamo la nostra esigenza con incubatori, con ricercatori, centri di ricerca universitari e non, per individuare quali possono essere i materiali alternativi. L'innovazione verso la sostenibilità non riguarda solo il settore produttivo, ma coinvolge anche i dipendenti. Dall'idea di 3 stagisti impegnati a rivedere il packaging dei prodotti in versione più verde, è nato il Green Team aziendale, gestito oggi da una figura dedicata, il Social Responsibility Manager. Che progetti sono nati dalle idee di questo Green Team? Abbiamo 14 progetti quest'anno che dobbiamo portare avanti per l'appunto. Uno dei tanti, diciamo, è l'orto aziendale, che è uno dei progetti che fa parte del sociale. L'orto verrà seminato la prossima primavera dagli ospiti della Fondazione Storie di Villafranca, impegnata nel coinvolgimento di persone fragili per età e disabilità e delle loro famiglie. La stessa associazione sarà coinvolta in un progetto innovativo. Organizzeremo una giornata di volontariato d'impresa dove il lavoratore non lavorerà ma farà volontariato. E poi c'è l'impegno per l'ambiente. L'azienda si è dotata di 3 colonnine per la ricarica delle auto elettriche a disposizione dei lavoratori e investirà sul fotovoltaico. Idee che vengono sviluppate in uno spazio dedicato. Questa è la casa della sostenibilità dove si troverà il Green Team una volta al mese. Siamo circa 12 persone e di persone che hanno ruoli trasversali in azienda. Come vede il modello di impresa fra 10-20 anni? Secondo me un giorno
le aziende dovranno avere tutti a fianco i loro sistemi di autoproduzione di energia. Per noi dire fotovoltaico, sistemi di cogenerazione stanno diventando una quotidianità, una consuetudine, ma pensare che un'azienda un domani abbia un sistema di riciclo 100%, quindi che riesca anche a, utilizzando le energie, gli scarti, prodursi l'energia e ridurre, compattare al massimo gli scarti, questo è un beneficio sociale.